Confucio diceva: scegli il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita. In questo video parleremo di alcuni dei lavori più strani, ma anche dei più belli al mondo. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video come questo. Ma iniziamo subito! Per cominciare vi parlo proprio di questo lavoro, che è quello che mi ha colpito di più. Chi non vorrebbe guadagnare 35.000 euro l'anno per prendersi cura, giocare e coccolare quei meravigliosi batuffoli che sono i cuccioli di panda? Ogni anno in Cina, patria dell'orso black and white, 20.000 persone mandano la loro candidatura proprio per questo lavoro. Soprattutto donne, perché sono le preferite dei panda. Come dar loro torto? Il lavoro consiste, oltre a giocare con loro e coccolarli, anche nel pulirli, dar loro il biberon e curarli quando non stanno bene. Naturalmente bisogna saper parlare cinese e anche essere abbastanza robusti, perché i panda sono molto vivaci e hanno una gran forza. Bisogna anche saper scrivere bene per stilare dei rapporti sullo stato generale dei cuccioli affidati. Pur essendo un mestiere stupendo, dobbiamo dire che sono pur sempre degli orsi e anche se teneri, sono di una notevole stazza e se si innervosiscono possono diventare aggressivi. Per il resto riceverete solo tenerezza e simpatia in cambio di qualche attenzione e qualche coccola. Non male, vero? Se siete rimasti con l'amaro in bocca perché non conoscete il cinese e avete realizzato che il lavoro da coccolatori di panda per voi è sfumato, non gettate la spugna, perché esiste la professione di coccolatore. $1 al minuto per un minimo di mezz'ora fino a massimo di 180 minuti, al costo di $240. Per fare cosa? Elargire a braccia e coccole. Già. C'è un incontro preliminare in un luogo pubblico, dove il cliente ed il coccolatore professionista si parlano e chiariscono esigenze e condizioni. Poi si fissa un incontro al parco o a casa del cliente. Non si tratta assolutamente di prostituzione, perché non si va oltre l'abbraccio. Coccole innocenti e sessioni d'ascolto per chi ha solo voglia di parlare per sfogarsi un po'. Questo lavoro è nato in Inghilterra. Samantha Ace, in Oregon, ha aperto una vera e propria agenzia, Cuddle Up to Me, che vuol dire proprio coccolami. Insomma, la vita frenetica e le delusioni fanno crescere il bisogno di essere ascoltati, capiti, confortati e, perché no, coccolati. Ed è proprio questa esigenza che ha fatto nascere nuove professioni proprio come questa. Vi piacerebbe abitare su un'isola deserta con poca, anzi pochissima tecnologia? Se vi piace stare in silenzio, ammirando panorami da favola, questo potrebbe essere il lavoro che fa per voi. In Irlanda, in Australia, ma anche in Italia, esistono isole disabitate che hanno come unico abitante il custode. In Irlanda, ad esempio, sull'isola di Great Blasket, cercavano 2 custodi per gestire un piccolo bar e un bed and breakfast con 21 posti letto. Da aprile ad ottobre, stipendio, vitto e alloggio. Bellissimo, vero? Certo. Però c'è da valutare un piccolo particolare. Sull'isola non c'è la corrente elettrica né tante altre comodità, eppure arrivano migliaia di richieste da ogni parte del mondo. Ci si scalda con stufe a legna e la luce è quella delle candele. Per caricare cellulare e PC si usufruisce di una turbina a vento. Insomma, quasi un ritorno alle origini. Un altro guardiano è un ragazzo italiano di 26 anni che ha conosciuto in Australia un ricchissimo uomo d'affari ed è stato ingaggiato, insieme alla sua ragazza, come custode dell'isola privata di quest'uomo. Ogni anno lui si deve allontanare per fare grandi provviste e svariate commissioni. Così assume, in cambio di vitto e alloggio, persone che si occupano dei suoi cani e dei vari lavori di manutenzione. Dai racconti del ragazzo abbiamo appreso che è ricco milionario all'aspetto del nonno di Heidi, con una lunga e folta barba bianca. Si interessa di tantissimi argomenti ed è un grandissimo oratore. Ci sono diverse richieste sul web, basta cercare accuratamente, da custodi di isole a guardiani di fari su isole deserte. Sicuramente il denominatore comune è la ricerca del contatto con la natura incontaminata e la capacità di stare con se stessi senza paura di affrontare la vita in solitudine e praticamente privi di tecnologia. Vorreste provarci? L'aurora boreale è molto difficile da vedere. Voi l'avete mai vista almeno in fotografia? È un fenomeno ottico rarissimo che la natura ci offre. Ha una forma molto varia,
Sono archi di luce brillanti che si estendono verso l'alto per centinaia di chilometri. Possono essere immobili oppure iniziare a muoversi, o possono trasformarsi in macchie lampeggianti di colore giallo-verde, le più comuni a bassa quota, o raramente rosa o blu. Insomma, è una meraviglia della natura, e se noi possiamo ammirarla nelle splendide fotografie sul web, è merito proprio dei cacciatori di aurore boreali. Per riuscirci bisogna essere esperti e pazienti, essere nel posto giusto al momento giusto, con la giusta angolazione nel luogo migliore. Anche i turisti si affidano ai cacciatori di aurore boreali per vivere un'esperienza unica, e loro non li deludono quasi mai. Controllano il meteo e le maree insistentemente per capire quando sarà il momento giusto. Il luogo, di solito, è un posto aperto come una spiaggia, soprattutto nelle notti di luna piena. Non esiste un'aurora boreale uguale all'altra. È come un'enorme impronta digitale luminosa impressa nel cielo. Ed è per questo che ogni foto è diversa dall'altra. E chi avrà il privilegio di osservare dal vivo questo fenomeno vivrà un'esperienza personale unica. La Finlandia sembra essere uno dei posti migliori dove osservarla. Da settembre a marzo se ne contano una ventina ogni anno. Qui addirittura ci sono degli igloo in vetro, dove vestendosi pesanti e sotto spesse coperte si possono vedere e fotografare. Esiste un servizio, Auroras Now, che vi invierà via mail informazioni su quando ci saranno le condizioni meteo più favorevoli per vedere il fenomeno in Finlandia. Insomma, queste particelle caricate elettricamente e provenienti dal Sole formano questi colori proprio quando i gas dell'atmosfera si agitano, a causa di questa energia solare. Detto così è meno romantico e attraente, ma provate a guardare una delle foto dei cacciatori, o ancor meglio, a vederla dal vivo, e subito queste nozioni scientifiche lasceranno il posto a un'emozione unica e irripetibile. Ma se l'avventura non vi attrae e preferite la vista e il gusto, ecco il lavoro che fa per voi. Assaggiatore di gelati o di uova di Pasqua o di salumi o nuggets o tanto altro ancora. Ad esempio, se siete disposti a trasferirvi a Sydney, un brand di gelati in Australia cercava proprio degli assaggiatori esperti. Per 4 ore di degustazione era prevista una paga di $56.000 l'anno. Pagati per strafogarsi di ogni gusto di gelato e dare consigli in merito alla produzione, unire lavoro e passione è sicuramente un'esperienza meravigliosa, e pensare che di solito paghiamo per assaggiare un piccolo cono o una coppetta e spesso ci fanno delle storie perché non possiamo mettere troppi gusti. Ma cosa dobbiamo fare per diventare assaggiatori professionisti? Innanzitutto verificare di avere un ottimo olfatto, papille gustative sopraffine, in grado di scarnagliare un boccone e scomporlo nei singoli ingredienti. E poi capire quale cibo c'è congeniale. Inutile inviare la candidatura come assaggiatore di pane se si è celiaci o come sommelier se anche un solo goccio ci butta KO. Capito a cosa mi riferisco, vero? Ma non è finita qui. Bisogna anche studiare parecchio. Non basta essere campioni di abbuffate. Bisogna innanzitutto conoscere la chimica che ci fa percepire le varie sostanze che danno vita al sapore di un alimento, e la statistica per stilare report e diagrammi. Bisogna poi tenere allenate le papille gustative senza sforzarle troppo. Evitare assolutamente pietanze troppo salate, zuccherate o speziate che uccidono il palato. Anche i digiuni sono sconsigliatissimi perché potrebbero far perdere la sensibilità nel cogliere le sfumature più delicate. Insomma, non è tutto oro quel che luccica, e se riuscirete a diventare assaggiatori, ricordatevi che anche la paga non è niente male. Si parte da uno stipendio dignitoso fino ad arrivare alle eccellenze, come ad esempio gli assaggiatori di formaggi o vini pregiati che guadagnano anche 90 euro l'ora. Mica male, no? E anche il video di oggi è finito. Fatemi sapere nei commenti quale lavoro vi è piaciuto di più. Io ve l'ho detto, lo spupazzatore di panda. Mi è rimasto nel cuore. Ma il cinese non è un ostacolo da poco. Vabbè, pazienza. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguiti.